Salve e benvenuto o benvenuta a questa prima lezione di presentazione dello strumento Teams che, come possiamo vedere, è una delle tante applicazioni previste dall'ambiente di Microsoft Office 365. Office 365 è un mondo di applicazioni, è un insieme di applicazioni ed opportunità di sviluppo per chi deve gestire un'azienda, dove ci sono tantissimi strumenti che possono interagire tra loro e che interagendo tra loro possono dare dei risultati notevolmente superiori rispetto a quelli che ciascuno di essi darebbe in maniera singola. Per fare alcuni esempi possiamo andare a vedere come alcune di queste applicazioni prese singolarmente svolgano soltanto una determinata funzione e come invece integrate con le altre applicazioni di Office 365 possano dare dei risultati, come dicevo prima, notevolmente superiori. PowerPoint, per esempio, preso di per sé stesso, è l'applicazione che tutti conosciamo per realizzare delle presentazioni aziendali. Excel è l'applicazione per realizzare una presentazione di calcoli, quindi per andare ad eseguire dei calcoli anche molto complessi. OneDrive è lo spazio di archiviazione, Access è un altro strumento per la gestione dei dati in maniera più sofisticata rispetto ad Excel. Ecco, queste applicazioni prese singolarmente presentano queste funzioni, ma integrate con altre applicazioni vanno a dare, come si diceva, dei risultati superiori, perché se per esempio un file di PowerPoint viene inserito dentro OneDrive, potrà essere condiviso con altri utenti, gli utenti potranno andare a modificarlo, alcuni utenti potranno fare delle cose su quel file e altre no, e magari le cose fatte da un determinato utente, come per esempio una modifica, potrà avere accanto il nome dell'utente e il giorno e l'ora in cui è stata fatta quella modifica, e poi verrà automaticamente salvato il file di PowerPoint nella versione precedente in modo da poterlo recuperare anche dopo aver fatto una modifica. E così il file di PowerPoint, una volta condiviso in Teams, potrà diventare patrimonio di tutta la chat, non soltanto come allegato di un messaggio, ma anche nella lista dei file, come andremo poi a vedere in Teams. Ecco, questo è soltanto un piccolo assaggio di quello che tutte queste applicazioni combinate insieme possono produrre in termini di risultati organizzativi aziendali. Ciò detto, andiamo a focalizzare l'attenzione sull'app Microsoft Teams, che è oggetto di questo corso, durante il quale vedremo come le altre app possono essere integrate al suo interno per rendere più funzionale la finalità di Teams, che è una ed una soltanto: la comunicazione tra un gruppo di persone. E la caratteristica di Teams è proprio quella di essere un'entità totalizzante della comunicazione, nel senso che all'interno di tutte le operazioni che si possono svolgere e compiere tramite questa applicazione ci sta tutta la comunicazione tra il gruppo di persone, che sarà in un'azienda ovviamente il gruppo di lavoro aziendale fatto all'inizio dell'intera azienda, poi andando ad essere suddiviso nei vari settori aziendali, che possono essere i settori aziendali classici, ma che possono essere anche gruppi di progetti. Entità totalizzante nel senso che, ed entriamo ora nell'ambiente di Teams vero e proprio, nel senso che senza mai uscire da qua dentro si potrà gestire ogni aspetto della comunicazione aziendale. Quindi si potranno gestire i canali, si potranno gestire gli oggetti all'interno di ciascun canale, si potranno gestire le azioni che possono essere compiute dalle varie persone, come per esempio quelle che ci riguardano, le azioni che abbiamo compiuto, i messaggi che abbiamo inviato, i mi piace che abbiamo ricevuto sui nostri post, le risposte che abbiamo ricevuto sui nostri post. Si possono iniziare delle chat private
private tra due persone, all'interno delle quali poi possono essere inserite fino a 9 persone, oppure all'interno di ciascun canale si possono iniziare delle chat di gruppo tra tutti gli appartenenti al canale oppure tra tutti gli appartenenti al team. Si possono effettuare delle chiamate sia vocali che delle chiamate in videoconferenza, si possono avviare delle riunioni istantanee o pianificare delle riunioni nel tempo, si possono condividere file, si potrà condividere il calendario, integrando poi per esempio Planner all'interno di Teams, sarà anche possibile assegnare direttamente delle attività a determinate persone e quindi si potranno condividere anche le scadenze che ciascuna persona ha in relazione alle attività che le sono state assegnate. Quindi un mondo all'interno del quale veramente è possibile gestire tutta la comunicazione aziendale senza eccezione di sorta.